Mi rendo conto che, anche se in forma ipotetica, parlare di un'Italia vittoriosa nella Seconda Guerra Mondiale è quantomeno irrealistico, per usare un eufemismo. In un sondaggio che ho postato tempo fa su questo canale chiedevo: secondo voi, quali decisioni avrebbero contribuito più positivamente allo sforzo bellico italiano nella Seconda Guerra Mondiale? In questo episodio vorrei affrontare l'argomento più in dettaglio. Nessuna persona sana di mente può considerare l'entrata in guerra dell'Italia come una buona idea. Allora, cosa portò Mussolini a questa disastrosa decisione? Si sono date tante spiegazioni diverse al riguardo e spesso in contraddizione fra loro. Era Mussolini un guerrafondaio spietato o era un opportunista che voleva approfittare della situazione senza combattere? Delle due una. Dicono che credesse che la vittoria della Germania fosse inevitabile. Non era l'unico. Di fatto, quando l'Italia entrò in guerra nel giugno 1940, la Francia era ormai sconfitta e la Gran Bretagna sembrava prossima alla resa. La Germania, agli occhi del mondo, aveva vinto e Mussolini temeva di essere escluso dal tavolo della pace. E questo si sa. Ma non è tutto. Prima ancora che la guerra iniziasse, Hitler, dopo aver assassinato il cancelliere Dollfuss ed essersi annesso l'Austria, Sudetenland ed aver occupato il resto della Cecoslovacchia, sul suo menù c'era ancora l'Alto Adige, Trieste, Istria, Dalmazia e forse anche Venezia e Trento. Questo appunto nel caso che l'Italia fosse rimasta neutrale. Un'altra cosa che viene spesso ripetuta è che l'Italia era impreparata per una lunga guerra. Vero? Una lunga guerra che però nel 1940 nessuno aveva previsto. Ecco perché Mussolini si affrettò a mandare truppe in Francia, Grecia, Nord Africa, Russia, Balcani, allo scopo, di mettere un piede nella porta, prima che i giochi si concludessero. È noto che Hitler non informò mai in anticipo Mussolini delle sue mosse. A mio parere non tanto per sfiducia nei suoi confronti, ma perché non si fidava degli alti comandi italiani fedeli al re più che al regime. Nel 1943 i fatti gli avrebbero dato ragione. Ciò nonostante, la cosa irritava non poco Mussolini che, come racconta Santi Corvaia e come vedremo meglio dopo, per ripicca Mussolini intraprese una serie di attacchi insensati senza informare Hitler in anticipo. Fatta questa premessa, veniamo al punto di questo episodio. Quali decisioni avrebbero contribuito meglio allo sforzo bellico nazionale? Prima che qualcuno alzi la mano e dica che la storia non si fa con i se e con i ma, decidiamo di chiamarla allora storia alternativa, fantastoria o dategli pure il nome che preferite. Di fatto è stata proprio la storiografia ad indicare come cause del crollo militare italiano, oltre alla situazione geopolitica internazionale, oltre ai limiti industriali e finanziari, anche una serie di decisioni errate che si sarebbero potute evitare. A partire dagli anni '20, il regime introdusse una serie di misure mirate a proteggere l'industria nazionale, ma che ebbero invece un effetto nefasto, limitando la crescita economica e la competitività a lungo termine. Tanto per cominciare, l'isolamento dal commercio internazionale, le politiche autarchiche e i dazi elevati sulle importazioni hanno ridotto gli scambi con altri paesi, privando le industrie italiane di materie prime essenziali e di tecnologie avanzate disponibili all'estero. Nonostante alcune ingegnose soluzioni e interessanti esperimenti realizzati dai nostri ingegneri,
Questa situazione ebbe effetti negativi, specialmente nello sviluppo di motori ad alte prestazioni per l'aviazione. La mancanza di tecnologie per la fabbricazione di mezzi con corazze saldate o fuse, unita alla scarsa qualità del minerale di ferro reperibile in Italia e la mancanza di materie prime come nichel, manganese, cromo, molibdeno, risultò nella bassa protezione offerta dalle corazze dei nostri carri armati.